Mi sono appena accorto che ho superato i 100 km con la mia Ado A20 e ho anche finito la batteria. Ado A20, bicicletta elettrica realizzata da IMO, che è una marca di biciclette che noi conosciamo già bene perché ce ne sono un sacco di diffuse nel mercato. Questa Ado A20 è stata realizzata da IMO, non per Xiaomi questa volta, ma per Ado, che è un distributore europeo. Cosa cambia avere una bicicletta di Ado rispetto a una IMO? Essenzialmente che il distributore è europeo, con 3 centri di assistenza in Europa e un post vendita decisamente all'avanguardia. Siccome sono come San Tommaso, ho provato a contattare l'azienda. Mi hanno risposto, e perfino in italiano, nel giro di poche ore. Quindi un plauso ad Ado, perché se tutto va bene è la volta buona che abbiamo una bicicletta a un prezzo contenuto da un rivenditore europeo, con tutti i vantaggi di avere dei centri di assistenza qui fuori delle porte. Al momento questa Ado A20 è venduta da Banggood, trovate il link sotto in descrizione insieme ad un coupon che ve la fa pagare più o meno 620 euro. 620 euro per affacciarsi al mondo della mobilità elettrica. Ma siccome è un momento di lancio di questa bicicletta, Banggood regala ai primi 10 acquirenti di ogni giorno una batteria aggiuntiva. Cosa significa avere una batteria aggiuntiva? Significa raddoppiare la percorrenza in chilometri, oltre ad abbattere decisamente il costo della bici, perché la sola batteria costa circa 250 euro. Quindi se state pensando di prendere una bici elettrica, questo qui è il momento opportuno per approfittare di questa occasione e tra l'altro averla spedita da Europa. Nel giro di una settimana circa la ricevete. Ma veniamo alla bici, col dirvi quello che vi arriva nella scatola e come si monta. In realtà le operazioni da fare sono gran poche per installarla, in quanto arriva già praticamente premontata. Ma se aveste dei dubbi, nella confezione, nello scatolone, c'è un fantastico pieghevole numerato con un sacco di disegni che vi illustra step by step come va fatta l'installazione della Ado A20. Ado A20. Carica batterie, spina italiana. 2 chiavi a brugola e chiave multifunzione. Scatolina con porta smartphone da manubrio. Sella. Canotto ammortizzato. Pedali. Destro, sinistro. Bicicletta. Cavalletto. Pompetta. Con la brugola più fina montiamo il cavalletto. Occhio che il cavalletto va montato dietro alla piastra. Montaggio del manubrio. Si apre così, si inserisce qua. Un manubrio aperto, che questa freccia corrisponda a quella che c'è qui sul davanti, e con la brugola grande tiriamo la vite. Dopo aver fissato il manubrio, regolate il tubo dello sterzo, inclinate correttamente praticamente il manubrio in modo che le leve siano non troppo alte né troppo basse. Pedale L a sinistra, invece sul lato destro. Con la pompetta in dotazione gonfiamo le ruote, ma io che sono smart utilizzo la mia pompa elettrica. Vi lascio il link in descrizione.
E questa qui è la Ado A20, finita e montata e con ben 100 km sul groppone. È una bici elettrica, versatile, maneggevole, pensata per un uso cittadino, con cerchi in alluminio da 20 pollici a 6 razze, molto belli a parere mio, che garantiscono una scorrevolezza ottimale della bicicletta su ogni fondo che ci troviamo a percorrere. Le coperture non sono né fette né troppo strette, sono una via di mezzo, hanno una tassellatura media e sul fianco del copertone è indicata la pressione consigliata di gonfiaggio della camera d'aria interna. La Ado A20 è una bici pieghevole, lo si intuisce dallo snodo centrale che ci sta agevolmente nel baule della mia Golf. Per richiuderla semplicemente va piegato il telaio, piegato il manubrio, abbassato il sellino e, se serve, ripiegati i pedali, che sono intelligentemente pieghevoli. Una volta richiusa misura 90 x 70 x 43 cm, diventa veramente molto piccola e ci sta bene o male in qualsiasi baule di automobile. 24 kg con batteria montata, circa 22, un po' meno se togliamo la batteria. Non è un peso piuma, ma non è neppure estremamente pesante. Diciamo che movimentarla è agevolato dal fatto che hanno inserito questa comoda maniglia nel telaio, che è posizionata circa nel baricentro della bicicletta, e quindi sollevarla risulta facilitato. Il sellino, che è regolabile in altezza, adesso lo vedete per la mia misura che sono 183 cm, ma c'è ancora molto margine di sollevamento. Possiamo alzarlo veramente, una cosa quasi ridicola vorrei dire, quindi adatto a persone di statura estremamente elevata. Sellino regolabile e manubrio anch'esso regolabile, con il limite della lunghezza dei cavi che consentono di alzare il manubrio fino a un certo punto, però devo dire che già così alla mia altezza è più che adeguato. Insomma, diciamo che la geometria della bicicletta, sfruttando manubrio e sellino regolabile, permette a chi la usa di assumere una posizione estremamente comoda e rilassata. Il sellino, nonostante sia abbastanza morbido, a mio avviso non è dei più comodi. Perlomeno il mio posteriore principesco ha qualcosa da ridire, però il fatto di avere l'ammortizzatore nel canotto della sella attutisce molto bene quelle che sono le asperità delle nostre strade. Ma se le vostre chiappe sono delicate come sono le mie e avete intenzione di fare molta strada, il mio consiglio è di sostituirlo con uno in gel e magari un po' più largo. Insomma, non facciamoci mancare il comfort totale. Molto comoda la staffa di appoggio che Ado ha predisposto sulla bicicletta, che così resta in equilibrio anche quando piegata e comunque permette di non danneggiare la corona o i pedali quando la appoggiamo da richiusa. Vediamo alcuni dati tecnici di questa Ado A20. Il motore è di tipo brushless ed è inserito all'interno del mozzo posteriore. La sua potenza è di 350 watt, limitato quando siamo in Europa a 250 watt. Questo è facilmente aggirabile, possiamo portare la potenza a 350 watt agendo sul display, sul controller della bicicletta. In questa maniera però contravverremo alle leggi italiane, quindi possiamo farlo solo se intendiamo utilizzare la bicicletta in ambito privato. La batteria da 36 volt 10.4 Ah è contenuta nel canotto centrale. È rimovibile aprendo il telaio e comunque anche in caso di telaio aperto non è estraibile finché non abbiamo la chiave, in quanto è dotata di una specie di sicura che non consente la sua estrazione finché la chiave non è in una certa posizione. La propulsione della Ado A20 è gestita da un controller che Ado chiama G-Drive System, che permette di sfruttare al meglio l'energia, evitando gli sprechi e dando potenza solamente quando serve. Il sistema frenante della Ado A20 è affidato a due freni a disco su attacco post mount, nel mio caso non ha necessitato di regolazione alcuna. La frenata risulta modulabile ma incisiva se serve. Se pinziamo con violenza veramente ci si ferma in pochissimo spazio.
Nel posteriore c'è un cambio Shimano a 7 rapporti con deragliatore Tourney, abbastanza famoso nel mondo del cicloturismo, che è risultato essere preciso ed affidabile nel cambio marcia. Nota di merito ad Ado per aver utilizzato un forcellino per il montaggio del cambio anziché averlo montato direttamente sul telaio. Vicino alla manopola destra c'è un selettore a scatto per il cambio marcia e devo dire che ho trovato la bicicletta inaspettatamente dolce e facile da utilizzare anche a motore elettrico spento. Mi avrei immaginato una bicicletta dura e faticosa, invece grazie all'ottima gestione delle marce risulta molto facile e per nulla faticoso pedalare anche senza l'assistenza elettrica. Infine la catena utilizzata da Ado è marchiata KMC, che è un brand abbastanza famoso nell'ambito bike. Le modalità di guida sono 3 e sono selezionabili attraverso il pannellino LCD retroilluminato che è montato qui vicino alla manopola a sinistra. La retroilluminazione lo rende ben visibile sia di giorno che di notte e con i pulsanti meno e più possiamo ciclare tra le varie modalità di assistenza. Nel modo 1 è attiva la pedalata assistita e il piccolo acceleratore che c'è qui sul manubrio risulta disattivato. In pratica il motore entra in funzione solamente quando usiamo i pedali. In questa maniera, oltre ad essere in linea con le leggi italiane, possiamo raggiungere senza fatica e senza sforzo i 17 km/h. Veramente molto gustoso spostarsi in città sfruttando questa modalità. Nel modo 2 e nel modo 3 invece si spegne l'assistenza automatica con la pedalata e la bicicletta diventa una pura elettrica, cioè possiamo, agendo sull'acceleratore, far lavorare solamente il motore e noi stare fermi coi pedali. Infatti, dopo aver dato un paio di pedalate e aver raggiunto i 5 km/h, agendo sull'acceleratore e sul manubrio partirà il motore elettrico. A quel punto possiamo fermarci dal pedalare e la bici farà tutto lei. Sarà a discrezione di chi è sopra la bicicletta eventualmente fare una pedalata ogni tanto per agevolare il motore, ma non è assolutamente indispensabile. In questa modalità, in modo 2, si raggiungono i 26-27 km/h, veramente tanta roba. Tra modo 2 e modo 3 in realtà non ho notato molta differenza, in quanto il modo 3 sarebbe attivabile solo se sblocchiamo la massima potenza della bicicletta. In modo 3 infatti si possono raggiungere e superare i 35 km/h. Ma ripeto, modo 2 e modo 3 non sono concessi in ambito urbano, ma se avete intenzione di utilizzare la bicicletta a casa vostra o in un ambito privato, potete serenamente sbloccare e sfruttare appieno le capacità di questa bicicletta. Il display LCD, oltre a darci informazioni sulla velocità istantanea alla quale stiamo andando, oltre a darci info sulla carica della batteria e al modo di assistenza che è attivo in quel momento, ciclando le informazioni ci può dare il parziale della distanza dall'ultima accensione, il voltaggio della batteria in tempo reale, cosa veramente molto gradita, e il tempo di attività dall'ultima accensione. Sul manubrio sono anche presenti 2 pulsantini, uno per il clacson e uno per il fanalino anteriore a LED, che integra il clacson al suo interno. Il fanalino anteriore è anche l'unico fanale presente nella bicicletta, purtroppo. Se ne volete mettere uno dietro sarà a vostra cura. Gradito però il fatto che sia fanalino sia clacson prendano l'alimentazione dalla batteria della bici. Ma la genialata è al fianco del pannello LCD. C'è una porta USB che permette di caricare qualsiasi dispositivo che necessiti appunto di alimentazione USB. Siccome con la bicicletta ci danno pure un supporto per telefono e vi posso garantire che nonostante tutti i dubbi che io avessi regge veramente alla stragrande il nostro smartphone, è comodissimo installare lo smartphone sul manubrio e nel contempo caricarlo attraverso la presa USB. Quindi ad esempio possiamo ascoltare musica oppure consultare Google Maps mentre il telefono si carica. Comodo anche il cavalletto decentrato che permette di girare i pedali o comunque di arretrare con la bicicletta mentre il cavalletto è aperto senza correre il rischio di spezzarlo. Completano la dotazione i 2 parafanghi in plastica anteriore e posteriore. Diciamo che sono abbastanza cheap a dire la verità. Potrebbero diventare utili se non indispensabili in caso di spostamenti quando piove. Molto bene che il telaio sia provvisto di predisposizione per il montaggio di un portapacchi. Non ho ancora avuto modo di guardare online cosa c'è di disponibile, ma se lo trovo lo posto sotto in descrizione. Credo sia un ottimo complemento per questa e-bike.
Un paio di note su questa specifica bicicletta che mi è stata mandata a campione. Questa arriva direttamente dalla Cina con Corriere Espresso, non arriva dai magazzini europei. Infatti durante il trasporto lo scatolone si è rotto da una parte, da un lato, in corrispondenza di dove c'è l'ingresso dei cavi elettrici all'interno del mozzo posteriore. Nessun danno alla parte elettrica fortunatamente, ma il coperchietto di gomma che c'è qui è tutto mangiucchiato. Ho parlato con Ado che mi ha garantito che le prossime spedizioni saranno più curate da questo punto di vista, anche se credo che questo problema non dovrebbe affatto sussistere da chi la acquista dai magazzini europei. Un'altra cosa che ha questo mio campione è che il cuscinetto dello sterzo ha mezzo millimetro di gioco qui dove il canotto dello sterzo si infila nel telaio. Questo durante l'uso normale non si nota affatto, solamente quando si frena con il freno davanti si sente che il manubrio si sposta in avanti di 2 o 3 mm. Probabilmente è solo un colpo di sfortuna, perché altri possessori di Ado A20 con i quali ho parlato non hanno rilevato niente del genere. E insomma ci ho fatto davvero tanta strada in questi 2 giorni con questa Ado A20, ben 100 km, per cercare di capirla e potervi portare delle impressioni genuine ed eventualmente rilevare quelli che possono essere i problemi o i lati negativi del mezzo. Ma non l'ho provata solo io, man mano che incontravo gente tutti la volevano provare. Ad esempio l'ho fatta provare a mia figlia di 10 anni, l'ho fatta provare perfino ai miei genitori di 75 e 84 anni. A dire il vero io non volevo, hanno insistito loro. E in entrambi i casi la risposta è stata: oh, ma sei una figata! Giusto per farvi capire quanto sia trasversale l'utilizzo di questa Ado A20. Parliamo di prestazioni. Come vi ho accennato, la Ado A20 in modalità pedalata assistita fa circa 17 km all'ora senza nessuno sforzo da parte di chi la guida. In modalità 2, in modo 2, dopo le prime 2 pedalate si può cominciare ad accelerare e fermarsi coi pedali e si arriva a 26, anche 27 km all'ora. Sbloccando il modo 3 si superano i 35 km all'ora. Una cosa fantastica è che la scarica però sembra influenzare solo la velocità massima e non lo spunto. Infatti anche con batteria scarica ogni ripartenza è sempre vivace e pronta. Insomma, l'accelerazione della partenza c'è sempre e questa è una cosa che mi è piaciuta tanto. Come performance di durata della batteria sono rimasto impressionato. In modalità puramente elettrica, quindi in modo 2, quindi senza dover pedalare, lasciando fare tutto al motore, ho fatto ben 42 km prima che la bici mi morisse. In modalità 1, quindi con pedalata assistita, invece sono riuscito a fare una prova parziale, ho fatto circa una quarantina di chilometri e avevo ancora 2 tacche di batteria. Secondo me una stima verosimile di autonomia con pedalata assistita, quindi a 17 km orari, potrebbe essere tra i 60 e i 70 km. Ovviamente queste distanze sono da prendere un po' con le pinze, sono variabili a seconda del fatto che facciate tante fermate e ripartenze, oppure se incontrate molte salite da fare. Insomma, in pianura io sono riuscito a fare 40 km in modalità solo elettrica, mentre credo di poter superare tranquillamente i 60 km in modalità pedalata assistita. Gran bel risultato per questa A20. La batteria che è qui dentro si carica in circa 5 ore, la si può caricare attraverso il forellino che passa sul telaio lasciandola dentro la bici, oppure aprendo il telaio la si può estrarre e caricare comodamente a casa. Comfort di guida: a parte che il mio posteriore non è particolarmente avvezzo a stare 100 km sopra un sellino di una bici, molto gradito il fatto del canotto della sella ammortizzata, e anche le ruote danno veramente un buon conforto di guida nella pavimentazione stradale urbana. Abbastanza deludente invece la forcella anteriore, molto rigida, poco modulabile, direi pressoché inesistente. Per farla muovere bisogna veramente puntarsi con un sacco di forza sull'avantreno. Menzione speciale invece per le manopole sul manubrio, veramente comode, non mi hanno causato nessun caldo, nessun fastidio e nessun dolore durante questi 100 km. Ho trovato veramente fantastica invece la ciclistica di questa Ado A20. Dopo qualche chilometro si fa apprezzare per agilità e leggerezza di guida. Mi è piaciuto veramente tanto guidare questa bicicletta perché è risultata veramente molto maneggevole. Senza dubbio un mezzo ideale per muoversi in città. Insomma, penso che questa Ado A20 sia proprio una e-bike equilibrata, trasversale, può andare bene a maschi, può andare bene a femmine.
È divertente ma anche molto sincera nelle sue sensazioni di guida. Il costo al momento è di 620 euro da Banggood, con il codice sconto al link che trovate sotto in descrizione, e con un po' di fortuna, se siete tra i primi 10, come vi ho già detto, vi danno anche un'altra batteria, così questo abbatte drasticamente il costo di questa e-bike, e detto sinceramente a me pare proprio un gran bell'affare. E insomma, se questo video vi è piaciuto, schiacciate un pollice in su, che è sempre di grande aiuto, e magari iscrivetevi anche al canale. Infine, se volete trovare i codici sconto sempre aggiornati di questa Ado A20 ma anche di molto altro, venite a trovarci nel canale Telegram delle offerte, il link è sotto in descrizione. E ci vediamo sempre qui su Cose Cinesi con i prossimi video. Ciao a tutti!